Ciao Mario. Ciao Giampi. Ciao cari amici. Oggi parliamo della chiamata di Dio. Leggendo la Sacra Scrittura che vi presenterò tra qualche puntata, ci accorgiamo che in tutta la storia della salvezza, Dio convoca gli uomini di ogni tempo in un colloquio ininterrotto di amore e di predilezione. Ha iniziato chiamando i patriarchi e i profeti e oltre al popolo eletto, anche tutti noi siamo chiamati a questa elezione. La chiamata è un'esperienza personale e concreta che ci permette di incontrare Dio. E solo quando questo incontro personale avviene, iniziamo a capire pienamente che quel Dio della storia, quel Dio dei profeti, è il nostro Dio, perché sentiamo il suo sguardo posarsi su di noi. Interroghiamoci. Forse il Signore mi sta chiamando? O mi ha già chiamato e non ho prestato attenzione? O non ho risposto? Pensiamoci. Quali sono le condizioni per l'ascolto? Prima di tutto, dobbiamo fare silenzio nel nostro cuore e far tacere tutti i rumori e il frastuono che sono intorno a noi e in noi. A volte ci sentiamo soli e per colmare la solitudine ci riempiamo di tante voci. Programmi televisivi inutili e fuorvianti, chiacchiere, ore passate a navigare in rete per riempire il tempo e tanto altro, che però coprono anche la voce di Dio. È nel silenzio che Dio parla al cuore. Molti profeti è nel deserto che hanno udito il Signore, non nel frastuono. Non è semplice per noi stare in modo quieto e silenzioso davanti al Signore. Come Marta, la donna del Vangelo, la sorella di Maria e Lazzaro. Gesù era andato a casa loro. Queste donne hanno un atteggiamento differente. Marta, poiché vuole molto bene a Gesù, lo vuole accogliere al meglio e prepara un pranzo stratosferico. Maria, anche lei, siccome vuole bene a Gesù, non se lo vuole perdere e si siede ai suoi piedi per ascoltarlo. Qual è la differenza? Tutti e due vogliono bene a Gesù. E questo è uguale. Però Marta pensa di servirlo senza ascoltarlo. Maria pensa prima di ascoltarlo per meglio servirlo. Sta a te decidere chi vuoi essere. Prenditi qualche minuto per riflettere e fai il punto della situazione. Spesso riteniamo che il tempo trascorso nell'ascolto sia tempo perso, perché abbiamo tante cose da fare. Ma tra le cose da fare, non è forse questa la più importante? Ora consideriamo quali frutti produce l'ascolto. Il Signore ci parla rivelando noi a noi stessi, poiché non ci conosciamo veramente senza la luce di Cristo. Comprendiamo così tutta la bellezza e la bontà del suo progetto d'amore su noi. Ci vuole liberi della libertà dei figli, ci vuole pieni del suo spirito, ci vuole santi. E non mi riferisco al fatto che i nostri nomi debbano essere scritti sul calendario, peraltro già ben fornito, ma siamo chiamati alla santità, perché fatti a immagine di Dio.
che ci vuole per sempre con Lui, nel suo regno. Capite bene che è necessaria una vera conversione ogni giorno, perché tutto di noi sia riorientato verso Dio. È il vento dello Spirito che, continuando a soffiare su di noi, spazza via tutto quello che noi continuamente siamo tentati di costruire sulla chiamata al progetto originale. Pace e gioia a tutti e prestiamo attenzione alla voce del Signore che ci parla. Arrivederci alla prossima puntata.